Salve a tutti! Oggi voglio fare un video su quali sono i parametri fondamentali di un amplificatore operazionale e su come fare per misurarli. Molto spesso ci capita infatti di dover utilizzare questo tipo di componente nei nostri circuiti elettronici, nel particolare nei nostri progetti, ed è di fondamentale importanza capire quali di questi componenti è più adatto per svolgere una determinata funzione piuttosto che un altro. E per capirlo ci basterà conoscere il valore di questi quattro parametri relativi all'amplificatore operazionale che intendiamo utilizzare. Nello specifico si tratta di conoscere il valore di offset, dello slew rate, del CMRR, ovvero Common Mode Reaction Ratio, e della corrente di bias. Se il nostro amplificatore operazionale fosse ideale, quello che reggeremmo di questi parametri sarebbe un valore di offset pari a 0, un valore di slew rate pari a infinito, un valore di Common Mode Reaction Ratio infinito e una corrente di bias pari a 0. Ovviamente gli amplificatori operazionali ideali non esistono e quelli reali hanno dei valori che si discostano da quello ideale. Ovviamente più questi valori del nostro amplificatore operazionale che abbiamo scelto si avvicinano a quello ideale e più ovviamente le prestazioni di questo sono migliori. Quindi adesso andremo a vedere singolarmente ciascuno di questi parametri e poi faremo delle misurazioni su qualche amplificatore operazionale che ho qui in laboratorio. Partiamo dal parametro di offset. Che cos'è questo offset? In pratica, collegando l'amplificatore operazionale in modalità invertente e connettendo i suoi ingressi di segnale alla massa del circuito, otteniamo che la sua uscita non è pari a 0, ma avrà un valore superiore o inferiore allo 0. Il motivo di questa tensione di uscita diversa dal 0 è causata dal fatto che fra i suoi due ingressi invertente e non invertente, in realtà a causa di difetti fisici di costruzione si viene a generare una piccola differenza di potenziale, detta appunto tensione di offset. Per andare a misurare questa tensione di offset, quello che faremo sarà sfruttare il guadagno dato da questo circuito, in modo che questa piccola tensione di offset che viene generata venga amplificata in modo che per noi sarà più facile andarla a misurare. Ovviamente poi per ricavare la tensione di offset reale, quello che basterà fare sarà andare a dividere la tensione di uscita per il guadagno dell'amplificatore, quindi banalmente dividere la tensione di uscita per il rapporto dato fra la resistenza R2 e la resistenza R1. Quindi quello che farò adesso sarà andare a montare su una breadboard questi componenti e andremo a prendere qualche misura. Altro piccolo particolare comune a tutte le misure che andremo ad eseguire, c'è da dire che queste misurazioni sul datasheet vengono riportate con circuiti di test che prevedono un'alimentazione duale. Quindi quello che farò per comodità
sarà andare a ricreare sulla breadboard una massa virtuale in modo che riesco a replicare le condizioni di test. Ho riportato il circuito sulla breadboard, sto utilizzando un amplificatore operazionale LM358 con una rete di guadagno pari a 100. Infatti ho usato una 100 kΩ e una kΩ e qui ho riprodotto la massa virtuale del circuito. Infatti la terra dell'oscilloscopio e la massa, il meno del multimetro, sono collegati su questa massa e possiamo vedere che la tensione di uscita misurata è di meno 121 mV. Stesso valore riportato sull'oscilloscopio, qui riporta qualcosa in meno, ovvero meno 116 mV. Quindi, utilizzando la formula che era scritta qui, otteniamo che dividendo la tensione di uscita per il guadagno, ovvero 100, abbiamo una tensione di offset di meno 1,21 mV, in linea con quanto dichiarato sul datasheet, in quanto lì veniva dichiarata una tensione di offset tipica di 2 mV. Quindi siamo perfettamente in linea con quanto scritto. Passiamo adesso al secondo parametro, ovvero lo slew rate. Che cos'è lo slew rate? Lo slew rate indica la velocità di variazione della tensione di uscita quando la tensione di ingresso varia improvvisamente. Quindi indica con che velocità l'uscita riesce a seguire una variazione dell'ingresso. Quindi banalmente questo parametro si calcola effettuando la divisione fra la variazione di tensione avvenuta in uscita diviso l'intervallo di tempo in cui è avvenuta questa variazione. Il circuito di test che viene utilizzato per misurare questo parametro è il seguente, ovvero un amplificatore operazionale in modalità invertente a guadagno unitario. Infatti R1 dovrà essere uguale ad R2 e come segnale di ingresso andrò ad utilizzare un'onda quadra a una frequenza di 10 kHz. Ho montato il circuito sulla breadboard con due resistenze di valore 10K, è alimentato come prima con una 12 volt e con una massa virtuale situata quindi a 6 volt e un'onda quadra in ingresso di frequenza 10 kHz e duty 50%. Quindi sull'oscilloscopio ho riportato sia la forma d'onda in ingresso di colore blu e la forma d'onda in uscita di colore giallo, e andando a prendere le misurazioni con i cursori vediamo che quando c'è una variazione da basso ad alto la velocità di variazione dell'ingresso è immediata, mentre quella di uscita abbiamo che si realizza una variazione di 11 volt in un tempo di 32,8 microsecondi. Quindi adesso andiamo a calcolare lo slew rate. Andando a svolgere i calcoli otteniamo che con i valori misurati lo slew rate dell'LM358 è di 0,33 volt a microsecondi, perfettamente in linea con quanto dichiarato sul datasheet che riportava un valore di 0,3 volt a microsecondo. Passiamo adesso al terzo parametro, ovvero CMRR, Common Mode Reaction Ratio.
questo parametro misura la capacità di un amplificatore operazionale a rigettare i segnali di modo comune. Che cosa vuol dire? Diciamo che un amplificatore operazionale è nato per amplificare segnali di tensione differenziali, quindi differenze di tensione, ai suoi due pin di ingresso. Quindi, quando si verifica un segnale di modo comune, quindi una tensione che aumenta allo stesso modo sia su questo pin che su questo pin, l'amplificatore operazionale deve essere immune, quindi non deve reagire a una stimolazione di questo tipo. Quindi un amplificatore operazionale ideale è perfettamente sordo a segnali di modo comune in ingresso. Un amplificatore operazionale reale invece è suscettibile a questo tipo di segnale e per misurare la sua suscettibilità si usa appunto il parametro CMRR, che sarebbe il rapporto fra il guadagno dell'amplificatore ai segnali di tipo differenziale, quindi differential mode, diviso il guadagno dell'amplificatore ai segnali di modo comune, ovvero common mode. Il guadagno differenziale dell'amplificatore operazionale lo sappiamo, in quanto questa è una configurazione invertente e quindi sarà proprio uguale al rapporto fra la resistenza R4 e la resistenza R1. Il guadagno al modo comune andrà invece misurato e lo misureremo come? Andando a immettere un segnale di modo comune in ingresso e andando a misurare l'uscita. Quindi banalmente questo guadagno sarà pari al rapporto dell'ampiezza letta in uscita diviso l'ampiezza letta in ingresso. Una volta noti questi due guadagni, ci andremo a calcolare questo parametro e successivamente andremo a calcolarci anche il CMR, ovvero Common Mode Reaction, che è pari a 20 per logaritmo in base 10 di questo parametro del CMRR, perché poi voi sul datasheet troverete questo valore qui, che è in decibel. Quindi adesso monterò questo circuito di test sulla breadboard facendo attenzione a rispettare queste uguaglianze, ovvero R1 deve essere uguale ad R2 ed R3 deve essere uguale ad R4, proprio come prevede il test che poi svolgono anche per ottenere i dati del datasheet. Ed in ingresso immetterò un segnale di tipo sinusoidale a una frequenza di 10 kHz. Ho montato il circuito sulla breadboard, sempre l'LM358, con delle resistenze R1 ed R2 da 100 ohm ed R4 ed R3 da 100 kΩ. In ingresso ho messo il generatore di segnale ed ecco le forme d'onda sull'oscilloscopio. Abbiamo la forma d'onda blu, che è il segnale di ingresso a una frequenza di 10 kHz e con un valore RMS di 788 mV, e la forma d'onda gialla, che è il segnale di uscita, con una RMS di circa 15 mV. Molto bene. Adesso con queste misurazioni andremo ad effettuare il calcolo del CMR. Dalle misurazioni effettuate abbiamo ottenuto che il guadagno di modo comune di questo amplificatore è 0,019, mentre il guadagno di modo differenziale, che è calcolato attraverso la scelta che ho voluto fare, quella di mettere R4 pari a 100 kΩ ed R1 pari a 100, quindi esce un valore di 1000. Andando a svolgere questa divisione
esce un valore di CMRR pari a 52.631 e un corrispettivo valore di CMR, svolgendo questo logaritmo, pari a 94 dB. Valore leggermente superiore a quello dichiarato sul datasheet di 85 dB, ma questo penso sia dovuto al fatto che non erano perfettamente coincidenti le tensioni di alimentazione, il circuito di feedback resistivo e magari è affetto da qualche errore di misura che ho commesso, ma comunque è quasi coerente con la misura del datasheet. Passiamo ora all'ultimo parametro, ovvero alla corrente di bias. In un amplificatore operazionale ideale, questo parametro ha un valore pari a 0, proprio perché, come da definizione, l'amplificatore operazionale è un oggetto in cui ingresso troviamo una impedenza infinita. In un amplificatore operazionale reale sappiamo che invece questo non è vero, proprio perché fra i suoi due pin di ingresso invertente e non invertente dovrà passare una certa corrente per consentire alla sua circuiteria interna di polarizzarsi correttamente. Per misurare il valore di questa corrente andremo ad utilizzare questo circuitino raffigurato qui sul foglio e poi andremo a misurare con un multimetro la tensione che c'è fra questo nodo e la massa del circuito. Purtroppo la corrente direttamente non è possibile misurarla, in quanto è una corrente nell'ordine dei nanoampere, alcune volte anche dei picoampere, e quindi è necessario sfruttare la caduta di tensione su una resistenza di valore molto elevato in modo da consentire più agilmente la lettura di questo valore, che poi attraverso questa formula si potrà ricavare in modo molto semplice. Ho montato il circuito sulla breadboard utilizzando valori di R1 ed R2 pari a 100 kΩ ed R3 pari a 1 MΩ e la tensione letta è 0,7 mV in questo punto. Inoltre, se si va a togliere la resistenza di 1 MΩ e si va a misurare anche la tensione sul pin meno, vediamo che è quasi la stessa del pin più, quindi ad indicare che le due correnti di bias, ovvero quella relativa al bias meno e al bias più, sono quasi uguali. Adesso andiamo a fare i calcoli e vediamo quanto esce. Dai valori misurati abbiamo che le due correnti di bias misurate sul pin invertente e pin non invertente sono rispettivamente di 7 nanoampere e di 6 nanoampere. Rispetto al datasheet questi valori sono molto diversi, ma credo che sia dovuto al fatto che il mio multimetro non è assolutamente professionale, assolutamente in grado di misurare con una precisione tale a quei livelli così bassi di voltaggio. Quindi credo che i valori riportati sul datasheet siano più giusti, ovviamente, e quindi in realtà le correnti sono sull'ordine di 40-50 nanoampere. Ciò che invece è congruente col datasheet è il fatto che questi due valori di corrente di bias siano molto simili. Infatti, leggendolo si evince che il parametro di input offset current è molto basso, intorno ai 6 nanoampere, quindi vuol dire che questi due valori
sono molto vicini. Quindi diciamo che il multimetro è tarato male, però nella sua taratura scorretta, diciamo, è stato congruente nelle due misure. Quindi sono sbagliate, però sono sbagliate entrambi molto vicine. Ovviamente il video ha il solo scopo di mostrare come si fanno queste misure, però poi se si vogliono fare bisogna dotarsi degli strumenti adatti. Molto bene, quindi questi sono i parametri fondamentali per capire le prestazioni di un amplificatore operazionale, quindi quando vogliamo scegliere quale utilizzare, sappiamo adesso cosa andare a leggere nel datasheet per capire quale è migliore di un altro rispetto ad altri part number. Molto bene, per questo video è tutto. Alla prossima!